Salute a tutti! Abbiamo visto che nella perquisizione del 2 giugno 1992 era stato sequestrato un triangolino di stoffa che aveva consentito di associare i due stracci inviati assieme all'asta guidamolla dall'anonimo agli strofinacci ricavati da un lenzuolo regalato alle figlie di Pacciani. In quella perquisizione però non fu trovato soltanto quel triangolino di stoffa, furono trovati altri oggetti. A dire il vero furono cercati e poi furono anche trovati altri oggetti che consentirono di passare a una seconda fase, diciamo, delle indagini. Una fase in cui ci si dimenticò della speranza di trovare la pistola. La pistola ormai non si sapeva che non si sarebbe trovata più, insomma. C'era quell'asta guidamolla che forse poteva esserne parte, ma che ne fosse parte oppure no, la speranza di trovare la pistola era persa. E a quel punto però gli investigatori avevano in mano poco, avevano in mano questa cartuccia inesplosa trovata nell'orto di Pacciani, avevano in mano quest'asta guidamolla la cui valenza probatoria era quella della cartuccia poteva non essere granché, quella della asta guidamolla era ancora meno. E oggettivamente avevano poco in mano, e questa seconda fase delle indagini, questa ricerca di altri oggetti avrebbe portato ad altre prove, diciamo così. Su quelle vedremo tra un po'. Prima facciamo un po' il punto della situazione a quel 2 giugno 1992, insomma al giugno 92, quello che avevano in mano gli inquirenti. Allora, delle prove materiali ho già detto, c'erano poi le testimonianze. Anche sulle testimonianze bisogna un po' distinguere tra una prima fase e una seconda fase. Quella che vediamo adesso è la prima fase, la fase cioè di persone che avevano conosciuto Pacciani e che avevano raccontato qualcosa di lui. Qualcosa di come era lui, di tutti i suoi difetti, di tutti i suoi problemi, ma niente che potesse riguardare i delitti del mostro. In una seconda fase vedremo, questo lo vedremo più avanti, subentrarono altri tipi di testimonianze di persone che non avevano conosciuto Pacciani, ma attraverso lo stimolo della sua comparsa in televisione, sui giornali, foto e articoli su di lui, recuperarono vecchi ricordi e li associarono poi a Pacciani, ma questo lo vedremo più avanti. Diamo un'occhiata adesso a quelle che furono alcune delle testimonianze di questi personaggi che avevano conosciuto Pacciani e che avevano raccontato qualcosa di lui. Cominciamo a parlare del primo, Walter Ricci. Walter Ricci era un parente alla lontana, diciamo così, di Mario Vanni. La madre di Mario Vanni e la madre della moglie di Walter Ricci erano cugine. Per cui la moglie di Walter Ricci, che mi pare si chiamasse Laura Mazzei, che poi anche lei venne interrogata e poi andò al processo, come Walter Ricci del resto, per cui Mario Vanni e Laura Mazzei erano biscugini, insomma si dice biscugini, cugini di secondo grado. Walter Ricci fu interrogato e raccontò diverse cose di Pacciani. Leggiamo da un suo verbale del 5 novembre 91, che non fu il primo fu, a quanto ne so, il 13 luglio del 90, un verbale che però non ho trovato. Ho trovato questo grazie alla solita generosità di Francesca Calamandrei. Leggiamo qualcosa da questo verbale del 5 novembre 1991. Ho conosciuto il Pacciani quando lui abitava a Montefiridolfi. Il periodo di Montefiridolfi è dal 73 all'81. Io ero cercatore di asparagi e di chiocciole e volendo cercarle su un posto dietro alla sua casa colonica, gli chiesi il permesso ed egli me lo concesse. Sono tornato lì svariate volte e così nacque una sorta di confidenza, tanto che una volta che mi trovavo lì con mia moglie e i miei 2 figli, egli ci invitò a cena. In questa casa poi il verbale riporta che Ricci notò un fucile, una doppietta e altro materiale da caccia, stivali, eccetera, eccetera. Nella circostanza il Pacciani iniziò a far mangiare me e la mia famiglia con lui in una stanza, mentre sua moglie e le sue 2 figlie mangiavano da sole in altro locale.
Io dissi risentito che se non si mangiava tutti insieme me ne sarei andato ed egli acconsentì a chiamarle. Le sue donne apparivano terrorizzate e non si azzardavano a proferire parola. Mi pare che mangiamo qualcosa in umido, non so se era pollo o fagiano o coniglio. Sua moglie e le figlie però stavano in disparte a guardare e gli disse che avevano già cenato. Mi colpì il fatto che il Pacciani guardava con insistenza mia figlia, che all'epoca aveva 13-14 anni, e portava la gonna. Egli le guardava insistentemente le gambe. Quando io andavo a cercare asparagi, le bambine del Pacciani scappavano subito in casa, compresa sua moglie, la quale aveva l'ordine di non aprire a nessuno, ma si affacciava solo alla finestra. Ecco, questo è il quadro un po' di quella che era la situazione in famiglia di Pacciani da uno che era stato lì a mangiare. Poi magari può darsi che in futuro vedremo anche qualcosa della deposizione di Walter Ricci. Comunque voglio anticipare un po' alcune battute, diciamo, alcune frasi un po' così, diciamo, interessanti, un po' piccanti anche, di quello che Walter Ricci avrebbe detto in dibattimento, sempre per descrivere un po' la figura di Pacciani, per come emergeva da questi racconti che si sa quanti veri potessero essere, quanto esagerati potessero essere. Il PM stava interrogando Walter Ricci, che gli disse che Mario Vanni aveva paura di Pacciani. Perché gli chiese il PM? Paura perché andavano a queste feste di campagna, da noia, qualche volta ci si trova a litigare con la gente, a fare cazzotti. PM, come mai? E perché rompeva un po' coglioni a tutti. Rompeva un po' coglioni a tutti? In che modo? Gli chiede il PM. Anche con le mani. Con le mani? Come mai? Toccava. Toccava, dice il PM. Lo dica. E si vede, sapeva cosa toccava, cioè, il PM. In parole come so io? Chiede Ricci. Sì, toccava il culo alle donne. Questa è la risposta di Ricci. Vabbè, insomma, io perché ho letto questo? Ho letto questo perché vorrei che chi ascolta provasse a calare il personaggio che emerge da questi racconti e la calarlo nei panni del mostro di Firenze. Insomma, io personalmente non ce lo vedo, cioè non vedo un personaggio che andava a toccare il sedere alle donne nelle feste di paese così, come quello che andava di notte a uccidere queste povere coppie innocenti e poi tagliava. Ecco, io francamente non ce lo vedo, però ognuno poi fa le proprie considerazioni. A questo punto andiamo su un secondo personaggio, questo secondo personaggio molto più importante di Walter Ricci, perché poi avrebbe caratterizzato anche altre fasi delle indagini. Antonietta Sperduto. Allora, Antonietta Sperduto penso che gli appassionati sanno benissimo chi è, la conoscono soprattutto per la scenetta mimata da Pacciani, anche lo scambio che ebbe con lei in aula sul salto del capretto, no? Per cui è conosciuta per quello. Comunque Antonietta Sperduto era una signora che era vedova, era rimasta vedova del marito Renato Malatesta, morto in circostanze violente, molto probabilmente si era suicidato, ma poi questa morte venne anche così attribuita eventualmente a un omicidio di Pacciani, fatto da Pacciani. Comunque, questa signora rimasta vedova ebbe una relazione con, così dice lei, ma già ancora quando c'era il marito però, una relazione con Pacciani, durata diversi anni, dice lei. Questa signora è nota anche per essere stata la madre di Milva Malatesta, il marito si chiamava Renato Malatesta. La madre di Milva Malatesta che morì in circostanze misteriose in un incidente stradale che insieme al figlioletto piccolino morirono bruciati, poveretti, in un incidente che venne qualificato come omicidio, venne processato il marito per questo ma venne assolto. Poi la signora era anche madre, è stata madre di Luciano Malatesta che oggi come oggi rilascia dichiarazioni insomma un po' pesanti su vari personaggi. Magari un giorno andrò a guardare cosa c'è dietro queste dichiarazioni, anche confrontandole con quelle di una volta. Comunque, a parte questo, vediamo quello che la signora dichiarò su Pacciani. Allora, lei
venne interrogata diverse volte. A quanto ne so io, la sua prima audizione risale al 28 luglio 1990, davanti a Carabinieri di Tavernelle, ma quel verbale io non ce l'ho. Grazie a Francesca Calamandrei sono riuscito a recuperarne uno del 6 novembre 1991 davanti a Vigna e Canessa. Leggiamo qualcosa da questo verbale. Mi vengono mostrate varie foto di Pacciani Pietro e lo riconosco in una foto che lo ritrae vestito con giacca, camicia bianca e cravatta. Per me è questo qui. Mi diceva che non andava d'accordo con la moglie. Lui sapeva che mio marito mi trattava male. Diverse volte col Pietro ho avuto rapporti intimi, qualche volta a casa in via Chiantigiana e qualche volta in macchina, la 500. In macchina si andava nella via degli Scopeti. Una volta portò con sé un amico, il postino, e qualche volta ho fatto l'amore anche col postino, ma non tutti e tre insieme. Da una foto che le fu mostrata riconobbe nel postino Mario Vanni. Il Pietro aveva un vibratore e in macchina teneva giornaletti con le donne e uomini nudi. Lui, quando parlava di mio marito, diceva che gli avrebbe fatto volentieri del male. So che una volta, quando lavoravo al ristorante, mio marito venne a casa con gli occhi neri, ma non so chi glieli abbia fatti. E qui si comincia a mettere lì qualche notizia che poi avrebbe portato a sospettare di questa morte violenta di quest'uomo, che era stato un suicidio, probabilmente era stato un suicidio, a sospettare addirittura Pacciani. A volte notavo che nella 500 di Pietro, dopo essersi levato il giubbotto, lo metteva sotto il suo sedile e mi era venuta l'idea per nascondere qualcosa, però non so cosa. Questo non avveniva sempre, ma solo qualche volta. A domanda risponde e qui le fanno delle domande riguardanti il seno. Al Pacciani piaceva guardare anche i seni, gli faceva levare il reggiseno e chiesto alla Sperduto se le attenzioni del Pacciani si rivolgevano a tutti e due i seni o a uno in particolare, la Sperduto dice a questo qua, indicando quello sinistro. Chiesto le quali attenzioni riservava a questo seno, dice la bocca. E qui c'è il tentativo di andare a dimostrare che Pacciani aveva questa fissazione per il seno sinistro, perché la sua fidanzata Miranda Bugli, abbiamo visto, avrebbe presentato il seno sinistro al suo spasimante, al povero Bonini. E naturalmente il mostro scendeva al seno sinistro e c'era questa associazione, ma io dico, insomma, questo seno che Pacciani baciava o forse succhiava, chi lo sa, insomma, il seno si sa che è un oggetto sessualmente appetibile per i maschi, no? Per cui se Pacciani aveva queste attenzioni per il seno della Sperduto, io penso che non ci fosse niente di male. Magari poi se lei sarà vero che era solo il seno sinistro, o magari il seno sinistro gli veniva comodo in macchina perché nella posizione che era più comodo trastullarsi con il seno sinistro, ma non si sa. Tornando alla questione del giubbotto, succedeva che quando si era in macchina appartati, levatosi il giubbotto, a volte lo lasciava normalmente sul sedile posteriore, mentre altre volte lo ripiegava accuratamente con la parte esterna che rimaneva fuori, come faccio vedere ripiegando un giubbotto, e lo riponeva così piegato sotto il sedile, come se lo volesse occultare alla vista. Sì, però magari voleva solo evitare che si spiegazzasse. Magari una volta aveva un giubbotto che non gli interessava, una volta aveva un giubbotto più a cui teneva di più, forse, chi lo sa. Però in un momento c'è anche un particolare che la Sperduto riferisce, che i suoi interlocutori magari pensarono che potesse significare qualcosa di sospetto. Io vedevo che in questi casi il giubbotto aveva un rigonfio, come se ci fosse qualcosa, ma non so cosa, nella tasca interna destra, e io glielo chiedevo come mai faceva così, anche perché ripiegava molto bene il giubbotto in modo che non si vedesse nulla, ma il Pietro non mi diceva nulla e mi rispondeva: cosa importa a te? Tu pensa a star bene e basta. E ci poteva essere cosa? La pistola? O forse magari un portafoglio. A volte a casa, più che altro a casa, il Pietro mi faceva spogliare, mi guardava e accarezzava e si masturbava. E va bene, dai, queste cose che certamente non lo qualificavano come un mostro di Firenze. La Sperduto fu ascoltata in varie altre occasioni, raggiunse altri particolari. Io ho un altro verbale del 21 ottobre 92 in cui si legge che la donna, che a quel punto, dopo essere divenuta vedova,
si appartava sulla piazzola degli Scopeti con un uomo di cui lei non dette il nome, o perlomeno non venne scritto sul verbale. E raccontò così di questa cosa. Certe volte eravamo costretti a scappare da quella piazzola, dalla piazzola degli Scopeti dove si appartava con quest'uomo, perché c'era sempre un guardone che veniva a spiarci con la pila. Questa persona spuntava all'improvviso nel buio. Io incominciai pure a notare la presenza del Pacciani Pietro alla fermata della sita di Spedaletto che è a un paio di chilometri o 3 dalla piazzola di Scopeti, quando tornavo dal lavoro. Il Pacciani era molto adirato con me e mi rinfacciava che faceva l'amore con gli altri e non con lui. Io replicavo dicendo: io faccio quello che voglio e tu che ne sai di quello che faccio io? Te non ti preoccupare, lo so io, ti ammazzo insieme al tuo uomo. A seguito di questi episodi io ero molto più attento e guardinga quando mi appartavo in auto nella piazzola di Scopeti e proprio per questo posso dire di aver riconosciuto con certezza ben 5 volte il Pacciani nella figura del guardone con la pila. Allora io ho letto questa parte aggiuntiva, diciamo, da questo secondo verbale, per un motivo, no? Che qui si va a mettere un elemento sul Pacciani Guardone, che poi Pacciani Guardone, anche se dalle perizie, la perizia per esempio di De Fazio escludeva che il mostro fosse un guardone nel senso classico del termine, però insomma il guardone è uno che va per boschi, per cui dimostrare che Pacciani era un guardone poteva servire a dimostrare anche che poteva essere il mostro. Ma questa storia del guardone che la Sperduto racconta, lei avrebbe visto questo personaggio con la pila e poi avrebbe detto che secondo lei era Pacciani, ma non sembra per averlo riconosciuto, sembra piuttosto per aver associato la sua minaccia e io ti uccido perché vai con un altro, al fatto appunto che le due cose, no? Pacciani che si era mostrato al corrente di questa sua relazione e questo guardone. Se si va a vedere in dibattimento quello che disse la Sperduto di questo argomento, c'è da rifletterci un pochino. Vediamo. Lei in quella o in altra piazzola degli Scopeti c'è andata anche con altre persone? In quella o in una vicina? Non importa che ci dica il nome. No, non l'ha mai detto né glielo chiediamo. Signora, lei ha detto chiaramente che ci andava con altri e in quelle occasioni succedeva qualcosa, lo ricorda? Sì. Ecco, indipendentemente dal fatto che ci andava con altri, cosa succedeva di particolare e in quale piazzola era quando? Sempre la stessa piazzola. Cosa succedeva? Dove andava col Pacciani? Cosa succedeva? Niente, guardava. Guardava chi? Quelli che si stava facendo. Chi era a vedervi? Il Pacciani? Veniva a vedere che cosa lei stava facendo con gli altri? E lei ha riconosciuto più volte? Ha detto anche quante e in che modo vi guardava e cosa aveva per guardarvi? Guardava. Sì, ma era buio, signore. Era buio. No, proprio buio no. Prego? Non era proprio buio. Non era. Era. Era di giorno o all'imbrunire? Verso, ora non preciso, non lo so, non mi ricordo, non era proprio buio. Non era proprio buio, ma non era neanche giorno pieno? No. Allora le domando, scusi Fulvio. Sì, no, c'ho la contestazione da fare sul punto. Signore, innanzitutto lei dice che non era quella piazzola, la piazzola in cui lei era mentre vi veniva a guardare il Pacciani. Quale piazzola era? Lei ha detto quella a 2 chilometri da quella dell'omicidio, ho capito bene o ho capito male? Sì. Io le contesto, signora, che lei ha detto con lui, con questa persona che lei descrive, è un terzo, non è Pacciani, andavamo a fare l'amore nella piazzola di Scopeti dove nell'85 verranno assassinati 2 cittadini, sono stati assassinati 2 cittadini francesi dal cosiddetto mostro di Firenze. Spesse volte eravamo costretti a scappare da quella piazzola perché c'era sempre un guardone, lei dice che è Pacciani, che veniva a spiarci con la pila, è così? Sì. Bene, grazie. Lei ha detto
4 o 5 volte, è vero? Sì. Ecco, come si vede, la Sperduto praticamente non ha detto niente, cioè fu il PM che, leggendo il verbale che ho appena letto io, concluse che i Pacciani era quel personaggio lì che faceva il guardone. Sì, però, insomma, io penso che in questo modo si tradì lo spirito del processo accusatorio, perché nello spirito del processo accusatorio le prove si evidenziano in dibattimento. È vero sì che si possono contestare a testimoni reticenti le loro dichiarazioni dei verbali in questura, in procura, fatti in precedenza, però in questo caso mi sembra proprio che si misero alla Sperduto delle parole in bocca che in quel momento lei non disse e non sembra proprio che le volesse nemmeno dire. Non è che i silenzi di questa clip si ripeterono per tutta la deposizione, la Sperduto parlava tranquillamente, ma qui, e in effetti si deve pensare che questa associazione di Pacciani con quel guardone che spuntava dal buio fosse più una cosa che magari in quell'occasione in cui l'aveva detto fosse stato più per far contenti i suoi interlocutori, che magari potevano anche, non dico averglielo suggerito, ma insomma averla un po' sollecitata, no? Io penso. Arriviamo al terzo personaggio, anche questo addirittura più importante, se vogliamo ancora, della Sperduto in tutto l'iter processuale, fino ai compagni di merende, fino addirittura alle sette, ai mandanti, Lorenzo Nesi. Lorenzo Nesi, personaggio notissimo. Una cosa importante è questa, che Lorenzo Nesi non si andò a cercarlo, fu lui che si presentò in questura per dire quello che sapeva, e al momento non è che sapesse molto, poi col tempo si venne a scoprire che sapeva sempre molte altre cose che recuperava. Comunque, vediamo quello che disse in quella prima audizione l'8 novembre del 91. Lui era un conoscente di Vanni, è un buon conoscente di Vanni, però poi conosceva anche Pacciani. Mi sono presentato spontaneamente stamani perché, dopo averci pensato un po', ho ritenuto mio dovere raccontare qualche particolare a mia conoscenza sul Pacciani Pietro, di cui ho letto notizie in questi giorni sui giornali. E lui aveva letto le notizie sui giornali di Pacciani, dice io so qualcosa, ci vado anch'io. Ho conosciuto Pacciani qualche anno fa. Era l'epoca in cui abitava nella strada che va da Mercatale a Montefiridolfi. Io avevo un laboratorio per maglieria. Conoscevo tale Vanni, che era il postino di San Casciano e che conoscevo da sempre, il quale un giorno mi fece conoscere Pacciani. Mi ricordo che gli detti delle maglie per le sue bambine. Poi l'ho rivisto altre volte al mercato a San Casciano e altre volte ancora quando passavo davanti a casa sua mentre andavo a Montefiridolfi. Ricordo che per ricompensarmi delle maglie mi dava qualcosa del suo orto. Ricordo in particolare, ed è questo il motivo per cui ho ritenuto mio dovere venire qui stamani, che una volta, parlando di caccia, mi disse che lui la sera tardi, nella riserva lì vicina, ammazzava i fagiani sugli alberi con una pistola. Io gli dissi che mi sembrava impossibile riuscire a colpire i fagiani con una pistola e lui mi disse che era possibilissimo e che venivano giù come sassi. Io non gli chiesi maggiori particolari, né ebbi modo di vedere la pistola, né gli chiesi che tipo di pistola era. Per la verità io pensai che mi avesse raccontato una baggianata. Una baggianata però che Nesi andò a raccontare alla polizia, insomma. Ricordo ancora un altro episodio relativo al periodo in cui il Pacciani era in carcere per le figlie che mi è venuto in mente in questi giorni. Una sera venne da me il Vanni, un po' agitato, e mi chiese di accompagnarlo subito a Mercatale dalla moglie del Pacciani, perché questi gli aveva scritto una lettera dal carcere, che conteneva cose molto brutte e doveva parlarne con la moglie. Queste cose molto brutte, questa lettera poi sarebbe diventata un tormentone nel tempo, poi io ho scritto un bell'articolo su questa lettera, chi vuole può andare sul mio blog a leggerlo, ma comunque poi farò un video su questo argomento. In questa lettera poi sarebbero entrate delle cose di sangue che qui non ci sono, poi sarebbero venute queste cose di sangue. Mi fece vedere la busta che aveva in tasca, ma non mi disse né io glielo chiesi quali erano le cose scritte dal Pacciani. Mi limitai ad accompagnarlo a Mercatale e lo lasciai lì.
E va bene, per cui questo è un po' la prima comparsa di Lorenzo Nesi. Poi in dibattimento sarebbe stato chiamato, avrebbe avuto il suo piccolo momento di gloria, ma non gli era bastato e sarebbe poi tornato una seconda volta, sempre in dibattimento. Arriviamo all'ultimo dei 4 testimoni che qui ho illustrato per dare degli esempi. Nello Petroni. Nello Petroni chi era? Era un signore che aveva abitato a Badia Bovino, vicino a Pacciani. In questo caso siamo a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. E questo Nello Petroni aveva avuto da ridire, aveva avuto poi vediamo, poi era morto prima del processo, perché al processo non comparve. Leggiamo quello che di lui, della sua deposizione, io non ho il verbale, della sua audizione è scritto in sentenza, una sentenza di primo grado. Ulteriori elementi emergono ancora dalla citata deposizione del Petroninello, il quale narra che nel periodo riferito, essendosi fermato un giorno nella piazza di Vicchio presso l'officina di un meccanico di biciclette, certo Paoli, aveva visto sul banco una pistola a tamburo e il Paoli aveva detto che a portargliela era stato il Pacciani per far allargare i fori del tamburo, in modo da poter utilizzare delle cartucce da guerra che aveva e che non entravano nei fori. E qui bisogna dire una cosa però. Allora, sto Pacciani aveva questa beretta a semiautomatica della serie 70 con la quale andava a uccidere le coppie. Che senso ha che avesse questa pistola a tamburo che voleva far modificare per inserire delle cartucce da guerra? Ma io penso sì, è possibile che il mostro di Firenze si dilettasse anche con una pistola a tamburo, ma insomma sembrava che la sua unica arma fosse quella lì, fosse questa beretta 70 che si tenne secondo gli inquirenti che sospettavano Pacciani addirittura dal 68 fino all'85, per cui insomma vederlo trafficare con pistole che a tamburo, allargare fuori da un meccanico, andando anche a scoprirsi, no? Che sembra una cosa, vabbè. Continuiamo un po' con sempre la sentenza di primo grado. Va ancora aggiunto che il Petroni racconta che una volta era stato affrontato e quasi malmenato dal Pacciani, il quale lo accusava di aver sedotto sua moglie e aveva poi costretto la Manni Angiolina, picchiandola selvaggiamente con pugni e calci, a confessare di essere andata a letto con lui. Comunque va bene, io immagino sì che Pacciani avrà picchiato la moglie senz'altro, però c'è da dire che la moglie Angiolina non è che si vergognasse troppo di tradire il marito. Successe anche con un altro personaggio, probabilmente anche con questo Petroni, ma successe anche con un certo Bruni, un guardiacaccia, e diciamo che fu lei stessa ad ammetterlo, per cui insomma diciamo che questo episodio poteva essere accaduto davvero. Ma sentiamo quello che poi accade, questo è interessante. Poi aveva ingiunto al Petroni, Pacciani aveva ingiunto al Petroni, sotto minaccia di morte, di portargli sua moglie, perché egli si potesse divertire a sua volta. Cioè, Pacciani voleva un risarcimento, diceva mi porti la tua moglie che mi rifaccio su di lei. Il Petroni aveva in seguito fatto intervenire un comune conoscente, certo barone Alfredo, per cercare di convincere il Pacciani a desistere dai suoi propositi, ma il Pacciani gli aveva risposto che se il Petroni non gli avesse portato sua moglie, lo avrebbe ammazzato con una pistola a tamburo e uno stiletto che faceva vedere al barone. Costui confermava la sostanza dei fatti per i quali il Petroni aveva nel frattempo sporto denunzia ai carabinieri di Vicchio, pur precisando che il Pacciani non gli aveva menzionato né fatto vedere stiletti o pistola a tamburo, ma dando in escandescenze gli aveva detto tra l'altro: diglielo pure al Petroni che se lo piglio lo ammazzo col fucile e se non basta il fucile ho anche qualcos'altro. E cosa poteva essere questo qualcos'altro? E naturalmente i giudici di primo grado pensarono che dietro questa frase ci potesse essere qualcosa di interessante. Leggiamo le loro considerazioni. Orbene, dalle deposizioni del Petroni e del Baroni emerge con evidenza non solo l'indole crudele e violenta dell'imputato, ma anche l'effettivo possesso di armi, fucile da caccia, pistola a tamburo, da parte di costui. Ci si potrebbe chiedere semmai a cosa alludesse il Pacciani nel dire al Baroni se non basta il fucile o anche qualcos'altro,
È evidente dal tono del discorso che quel qualcos'altro doveva essere qualcosa di potenzialità offensiva pari o addirittura superiore al fucile, dunque un'arma da fuoco. Forse quella pistola a tamburo i cui fuori il prevenuto aveva fatto rettificare, o forse invece un altro tipo di pistola, di tipo e marca ben precisati che, come si vedrà avanti, qualcuno aveva detto di aver visto in possesso dell'imputato. E qui si va verso la pistola semiautomatica che usava il mostro. Allora, concludiamo questo breve excursus sulle testimonianze della prima fase, cioè su persone che, ripeto, avevano conosciuto Pacciani e avevano raccontato delle sue malefatte. Niente però che riguardasse collegamenti con i delitti del mostro. Ecco, queste persone cosa avevano portato nel carniere degli inquirenti? Avevano portato nulla, cioè avevano portato descrizioni di comportamenti violenti, comportamenti di avarizia, segregava la moglie e le figlie, cose del genere, però cioè, con la vicenda del mostro di Firenze cosa c'entrava? Per avere testimonianze più inerenti agli argomenti che avrebbero interessato il processo, bisogna aspettare, come dicevo, che la figura di Pacciani venisse così rappresentata in modo ancora più massiccio dai giornali e le persone, leggendo questi articoli, si sentissero improvvisamente desiderose di partecipare anche loro a questo carrozzone mediatico, magari recuperando un ricordo che avevano tenuto dentro di sé per tanti anni. Ma adesso andiamo agli oggetti, le prove materiali, che appunto cominciarono a arrivare a partire da quella perquisizione del 2 giugno. Diciamo che erano arrivati anche prima, erano state sequestrate diverse cose, ma o che riguardavano il fucile, gli oggetti da guerra, bossoli, cartuccione NATO che Pacciani aveva, ma roba che riguardava i delitti, niente, non era stato sequestrato niente. Era stato sequestrato, io avevo detto che era stato visto, ma non sequestrato, poi venne sequestrato. In un primo momento credo che venne fotografato e poi fatto esaminare a De Fazio, poi alla fine venne sequestrato il famoso quadro del sogno di fantascienza mercatale. Comunque vediamo quello che invece venne sequestrato quel 2 giugno. Come ho detto, gli inquirenti estesero la perquisizione oltre alla casa di Piazza del Popolo dove c'erano gli stracci, anche alla casa di Via Sonnino dove abitava Pacciani, e lì trovarono altre cose. Leggo un elenco dal libro, io non ce l'ho il verbale di sequestro, leggo un elenco dal libro di Carmelo Lavorino, Pacciani Connection mi sembra che sia, e si legge lì che sequestrarono un blocco di verbali di contestata violazione alle leggi sulla caccia intestato ad enti produttori Selvaggina sezione di Firenze, Pistoia ed Arezzo. Sulla copertina del blocco c'è scritto in rosso in stampatello: alla Procura della Repubblica, dottor Canessa, Firenze. Perché questo sequestro? Questo sequestro si legge in una nota di Perugini del 12 giugno, è quella che abbiamo già letto nel video passato. In questa nota si mette l'attenzione, si pone l'attenzione sul fatto che Repubblica fosse stata scritta con una sola B. A dire il vero, non solo Repubblica era stata scritta con una sola B, ma anche Piazza era stata scritta con una sola Z. Poi vediamo un altro oggetto sequestrato, un doppio foglio di quaderno a righe con scritte in penna rossa relative ad accordi musicali per fisarmonica con pentagramma e chiave di sol. Ecco, questo venne sequestrato perché la chiave di sol, e questi erano degli accordi, Pacciani suonava la fisarmonica o forse la suonava la figlia, c'è una foto, quella foto che abbiamo già visto con la figlia che suona un organino, probabilmente Pacciani suonava la fisarmonica e aveva questo spartito dove c'era una chiave di sol. Ecco, quella stessa chiave di sol era stata trovata anche nel quadro Sogno di fantascienza e questo spartito venne sequestrato per questo. Ma arriviamo agli oggetti più interessanti, perché ci sono oggetti più interessanti, prima dei quali però è bene leggere questo passo dal libro di Perugini. Il fatto era, qui Perugini fa una sua riflessione, il fatto era che non avevo pensato ciò che ero tenuto a pensare e la cosa mi faceva male. Non sapevo forse che certi personaggi collezionano strani souvenir delle loro imprese?
che ne hanno bisogno per ricordarsi il modo in cui se li sono procurati, per rivivere le loro vittorie? Questo l'aveva imparato evidentemente in America, no? Dove i serial killer imperversavano e magari ce n'erano tanti che si portavano via qualcosa delle loro vittime per rivivere a casa loro le emozioni dell'omicidio, che godono della sfida e del minimo rischio che li induce a tenerseli addosso o in casa o vicini, magari in bella evidenza, sapendo che essi non possono dire proprio niente agli altri. E noi avevamo cercato come pazzi la pistola, i proiettili, i feticci. Come avevamo potuto non rammentare che il mostro non si era portato via soltanto i feticci da luoghi dei delitti? Perché, se no, avrebbe frugato negli indumenti, nelle borsette, nelle auto delle vittime? Era più che probabile che avesse sottratto qualcos'altro, ma noi non sapevamo esattamente cosa. E dunque Perugini gli venne in mente che tra gli oggetti da cercare a casa Pacciani non c'erano soltanto quelli che potevano portare alla pistola o altre cose tipo fucile, armi da caccia, materiale da guerra che potevano servire così per indagare su di lui in modo così poco limpido. Ci potevano essere degli oggetti che erano stati portati via dalle auto delle vittime, insomma che erano appartenuti alle vittime. I souvenir, quelli che sono detti souvenir. Cominciamo col dire che Pacciani era stato perquisito già diverse volte. Se aveva in casa qualcosa di compromettente che lo poteva far associare alle vittime che aveva preso dai luoghi dei delitti, io penso che non sarebbe stato così cretino da tenerlo lì. Cioè, dice Perugini che questi serial killer godono del fatto che questi oggetti, chi li guardava, magari li aveva davanti agli occhi, non sapeva che arrivavano da questi luoghi dei delitti. Sì, però Pacciani non aveva dei conoscenti che entravano in casa sua e guardavano, aveva la polizia con quelle perquisizioni, per cui insomma pensare che avesse tenuto questi oggetti. Ma poi è vero che il mostro aveva frugato così tanto, come dice Perugini? Non è vero. Cioè, il mostro aveva frugato nel 74, quello sì. Io ho spiegato anche perché. Secondo me aveva frugato la macchina per cercare la borsetta. Se l'era portata via, la voleva guardare tranquillamente a casa sua e poi l'aveva buttata via perché probabilmente era difficile portarsela dietro in un mezzo a due ruote, secondo me. Ma successivamente non aveva mai frugato nelle macchine. La borsetta di Scandicci, con un minimo di riflessione, si capiva che era lì non perché ce l'aveva messa il mostro, ma perché ce l'avevano messa i poliziotti maldestri che erano intervenuti per primi. Le altre borsette vennero totalmente ignorate. Anche le macchine non vennero frugate. L'unico mezzo che venne trovato sottosopra era il furgone di Giogoli, ma lì il motivo era che il ragazzo biondo Uwe aveva cercato di sottrarsi ai colpi che venivano da fuori e nell'andare in giro per il furgone aveva sparpagliato tutto, aveva spostato tutto. Io penso che la ragione fosse questa. Per cui insomma è un po' difficile che Pacciani potesse avere in casa qualcosa che fosse delle vittime del mostro. Tra l'altro c'è anche un altro fatto, mi dimenticavo. Se Pacciani voleva portarsi via dei souvenir, un bel souvenir, bello dal punto di vista di chi aveva ucciso del serial killer, poteva essere per esempio la collanina che Carmela Denucci aveva tra le labbra, quella collanina che poi fece pensare all'associazione con il poster della primavera del Botticelli. E quella collanina il mostro l'ebbe lì davanti mentre armeggiava con il corpo della poveretta. E insomma, un souvenir migliore di quello che gli avrebbe potuto far ricordare quei momenti, quale poteva essere. Poteva sfilargli questa collanina e portarsela via, invece la lasciò lì. Comunque, vediamo questi oggetti che furono sequestrati. Una trousse, se leggo sempre dal libro di Carmelo Lavorino, una trousse con cerniera, color scuro, con disegni geometrici color beige, ritrovata sul ripiano di un mobile libreria del salotto che conteneva un portasapone bianco di plastica contenente chincaglieria. Vediamo qui il portasapone. Su questo portasapone poi dovremo ragionare perché di per sé avrebbe assunto un grande significato, mentre il suo contenuto nulla. Adesso vediamo. Cosa conteneva? Chincaglieria.
monili e piccole cose, così riassumibili: un braccialetto a maglie, 2 collanine di perle, 2 fili di perline, una collanina di perline rosse e nere, una spilla di metallo con pietra rossa, una spilla di metallo con immagine sacra, un orecchino con pietra verde, 3 orecchini a forma di cerchio, un filo metallico che unisce piccoli vetri con foro, un anello di colore giallo con incise le lettere GR, 2 orecchini a perla unica, una stelletta per uniforme militare, un animaletto di metallo bianco, una chiave schiacciata per cofanetto. Questi oggetti furono fatti vedere alle figlie di Pacciani e dissero che non erano loro. Cosa questi oggetti? Perché erano lì? Io penso che Pacciani li avesse trovati in giro, in qualche casa in cui era stato, in qualche discarica che aveva visitato e così via. Comunque, questi oggetti furono fatti vedere ai parenti delle vittime e nessuno riconobbe nulla. Cioè, erano oggetti personali che sarebbero potuti essere addosso alle vittime del mostro, alle donne più che altro, ma nessuno riconobbe nulla. La cosa probabilmente lasciò un po' interdetti gli inquirenti, però le loro speranze a quel punto si diressero verso un altro tipo di oggetti, non oggetti personali, non oggetti addosso alle persone, ma oggetti che potevano essere in macchina, potevano essere nei mezzi delle persone, soprattutto delle persone straniere, persone che erano venute in Italia, come i 2 francesi e i 2 tedeschi, potevano essersi portati dietro chissà cosa, una quantità di oggetti che i loro familiari non sapevano, mentre i familiari delle vittime italiane sapevano bene quello che avevano addosso e quello che avevano in macchina, perché erano usciti qualche ora prima da casa, insomma, i turisti potevano essersi portati dietro qualsiasi cosa. E naturalmente, essendo turisti stranieri, se a casa di Pacciani fosse stato trovato qualche oggetto di produzione straniera, in particolare francese e tedesca, ebbene, quegli oggetti lì si poteva pensare che li avesse presi dai mezzi di questi poveretti qua. E in effetti si andò a finire proprio lì. Allora, il delitto che più faceva sperare era quello di Gioli. I francesi avevano la macchina chiusa e avevano gli oggetti in macchina, avevano 2 borsoni con tante cose, però la macchina era chiusa e il mostro non vi era entrato perché le chiavi furono trovate in tenda. Ecco, in tenda fu trovata una borsetta, leggiamo dal rapporto della scientifica, una borsetta in tela con varie chiusure lampo contenenti documenti di identità delle vittime, le chiavi dell'auto, denaro e altro. Ecco. Questa borsetta fu trovata in tenda, cominciamo col notare che il mostro non se la prese. A Sciolli non gli interessava questa borsetta, evidentemente non gli interessavano souvenir, perché era l'unico che poteva prendere, la macchina era chiusa, venne lasciata lì. Ecco, tutto quello che era in macchina non si poteva pensare che il mostro l'avesse preso. Mentre per quanto riguardava il delitto di Giogoli la cosa era un po' diversa, perché il mostro era entrato dentro il furgone e questi ragazzi potevano essersi portati dietro tante cose, però allora, del furgone di Giogoli siamo sicuri che il mostro aveva portato via, sicuri, insomma, io lo sono, secondo me è così, aveva portato via la rivista pornografica. Ma c'erano anche tante altre cose che avrebbe potuto portare via. Leggiamo dall'elenco che fece il giudice Ferri nella sentenza di secondo grado. Quello che venne trovato nel furgone, che naturalmente il mostro non aveva portato via, se no non sarebbe stato trovato. Un autoradio marca Gerald, con equalizzatore marca Commander, la somma di lire 57.500, 4 monete tedesche, una macchina fotografica marca Olympus K2, completa di obiettivo da 50 mm, un teleobiettivo marca Kenlock da 210 mm, un obiettivo Olympus da 28 mm, una scatola contenente un filtro e una pellicola Agfa 50F, un rasoio elettrico marca Brown, un portamonete in pelle contenente 171 marchi, un orologio da polso, 11 musicassette, un carnet di Eurocheck, tessera Eurocheck intestata al Meyer, tessera Eurocheck intestata al Rus. Allora, tutta questa roba qua il mostro l'aveva lasciata lì. Era anche roba di valore, se si voleva vedere il mostro, Pacciani mostro,
con tutta la sua avarizia, io penso che se avesse visto lì una macchina fotografica di questo tipo se la sarebbe presa. Ma comunque lasciamo perdere, non si prese nulla di tutte queste cose il mostro. Alcune di queste cose avrebbero potuto anche fungere da souvenir, l'orologio da polso per esempio, e però non prese niente di tutto questo. Cosa poteva aver preso? Cosa trovarono sostanzialmente gli inquirenti in casa Pacciani che potesse essere arrivato dal furgone dei tedeschi? Un piccolo dizionario italiano-tedesco e un set di 12 cartoline illustrate di paesaggi della Germania, con scritte in tedesco. Per cui il mostro si sarebbe portato via, lasciando lì macchina fotografica, tutte queste storie qua, un dizionario italiano-tedesco e 12 cartoline illustrate. Ma la cosa più importante, un block notice da disegno con copertina rossa, probabilmente di produzione tedesca. Questo si legge penso nel verbale di sequestro. Marca Schizzen, all'interno del blocco vi erano appunti di Pietro Pacciani. Eccolo qua, il bottino di questa perquisizione. Proviamo a leggere, io in questo video ho letto tante cose, ma insomma sono tutte cose importanti. Proviamo a leggere in una nota di Perugini di una decina di giorni dopo, mi sembra del 12, una nota del 12 giugno, si leggono alcune considerazioni interessanti su questo blocco, in considerazione della prima ora. Poi su questo blocco torneremo, cioè faremo dei video appositi, perché venne considerato il blocco Schizzen-Brunner, lo sappiamo bene, una prova altrettanto importante di quella della cartuccia. Su questo blocco si sarebbe ragionato a lungo e ci ragioneremo anche noi, però vediamo intanto nell'immediato quali furono gli esiti dei primi accertamenti. È il caso di precisare che mentre il dottor Perugini, questa è la prima cosa, al momento del sequestro, vediamo cosa successe, è il caso di precisare che mentre il dottor Perugini, al termine della perquisizione, stava dettando perché fossero trascritte le caratteristiche del blocco da disegno in questione, il Pacciani, costantemente presente, interveniva chiedendo al citato funzionario che controllasse se sulle pagine interne di detto blocco vi fossero annotazioni o promemoria da lui scritti e dei quali potesse aver bisogno. In questo blocco c'erano due fogli, i primi due fogli, c'erano degli appunti di mano di Pacciani. Qui sta dicendo Perugini, perché è lui che scrive questo, almeno è lui che firma, che Pacciani gli fece notare proprio che mentre lui stava redigendo le varie sequestro, dice guarda che ci sono degli appunti, ma questi appunti perché Pacciani glieli fece notare? Perché? Gli si riferiva allora che effettivamente erano già state notate alcune annotazioni da lui fatte sulle prime due pagine, annotazioni che erano rispettivamente datate 10 luglio 1980, 15 luglio 1980 e 13 luglio 1981, riguardanti spese da lui sostenute per svariati motivi che gli venivano rilette. E allora Pacciani fece notare a Perugini che c'erano dei suoi appunti datati prima del delitto di Gioli. E Perugini si insospettì di questo fatto. Vediamo perché. Non sfuggiva agli operatori il particolare che tale specifica richiesta, mai fatta prima dal Pacciani in occasione dell'acquisizione di altri appunti, nonostante l'apparente noncuranza, dava l'impressione di essere finalizzata a richiamare l'attenzione degli investigatori sulle annotazioni in questione, e più in particolare sulle date di esse, tutte cronologicamente collocate ed antecedenti l'epoca del duplice omicidio dei giovani tedeschi. Si trattava naturalmente solo di un'impressione, ma in considerazione del fatto che nel caso in cui il blocco da disegno fosse stato effettivamente un souvenir preso sul luogo del delitto, il modo più scontato di dissimularne la provenienza sarebbe stato proprio quello di datarlo ad epoca a quella antecedente. Per cui, nonostante che Pacciani avesse fatto notare questi appunti in data anteriore, venne sequestrato lo stesso il blocco. Venne sequestrato e vennero fatti i primi accertamenti. Si appurò innanzitutto che era un blocco di produzione tedesca che non veniva commercializzato in Italia e che aveva sul retro un prezzo in marchi, aveva un codice 424/4.00.
il 4.00 venne interpretato come un prezzo. Si interpellò anche la sorella, tramite il consolato, la sorella di Meyer, che disse che il fratello disegnava, usava questi blocchi per disegno e che lei ne aveva uno uguale, di dimensione leggermente diversa, di dimensione un po' diversa, ma della stessa marca, e disse che il fratello si avvaleva di questa marca di blocchi. Poi vedremo che questo blocco che Aide Marie, la sorella di Meyer, portò anche al processo, non c'era nemmeno un disegno del fratello, per cui insomma, poi questo qui comunque lo vedremo esaminando bene la questione del blocco. Ma insomma, queste notizie di questo blocco entusiasmarono abbastanza gli investigatori, perché effettivamente poteva essere un buon punto di partenza per associare Pacciani a almeno un delitto, quello di Giugoli. E così, sull'onda di questo entusiasmo, il giorno dopo questa comunicazione di Perugini alla procura, era il 12 giugno, il 13 giugno andarono a fare un'altra perquisizione, a cercare naturalmente a quel punto oggetti di produzione tedesca. E vediamo cosa trovarono. 2 giacche da uomo, una di colore sabbia, con colle e bavero di velluto color marrone, con etichetta interna, eccola qui, Bayern Look. Evidentemente si pensò che Bayern fosse tedesca, con altre scritte in lingua tedesca, Reine Skurwolle. Qui il mio amico Frank Powerful mi ucciderà. L'altra di colore bordeaux vellutato, con baveri di raso nero e bottoni metallici argentati. 7 matite da disegno Stadler, una penna biro Kunner, una boccettina di inchiostro di china Rotring, una matita professionale da disegno Artmott e similari, cioè tutta roba che pareva tedesca. Una serie di 10 fotografie a colori raffiguranti vedute di Amsterdam, questa non è tedesca però era comunque roba nordica. Una bomboletta spray di lucido per pellami marca Colonil. E qui è veramente strano che pensare che Pacciani si fosse portato via dal furgone una bomboletta spray di lucido per pellami. Un portacipria in metallo color argento lavorato formatonda con perline celesti incastonate, questo magari non era tedesco. Un foglio di carta di blocco per disegno con 2 annotazioni di Pacciani, la prima iniziava con le parole oggi 13 luglio 1981, questo deve essere un foglio staccato dal blocco schizze, perché il blocco schizze aveva all'inizio dei fogli staccati. E qui arriviamo ancora al materiale tedesco, 2 rasoi elettrici Braun, di cui uno col cavetto di alimentazione e matricola illeggibile, l'altro con matricola H2L, eccetera, eccetera. Furono sequestrate anche una ventina di matite di marca diversa, poste in luoghi diversi. Ecco, queste matite che poi la sorella di Meyer avrebbe riconosciuto come matite del tipo che usava il fratello. Va bene, insomma, abbiamo capito che con il sequestro di questi materiali iniziava una nuova fase delle indagini. Perugini sarebbe corso in Germania e in Germania avrebbe trovato numerosi elementi che lo avrebbero aiutato a collegare Pacciani al delitto di Giugoli. Elementi sui quali avremo modo di discutere a lungo, magari anche in un paio di video, comunque tutta roba che vedremo a partire dal prossimo video. Vi saluto.